Di qua? Granellini, non so più dove andare, mi sono persa. Allora, Grazia, visto che il viaggio l'hai stabilito tu e hai scritto sul tuo quadernino da viaggio, sul tuo diario di bordo, tutti i nomi delle strade e i monumenti da visitare, guidami tu. Dove dobbiamo andare? Mi sento già persa. Ma no, guarda, adesso andiamo di qua. Segui me. Dritta, dritta ancora, poi giriamo a destra, poi a sinistra ed eccoci arrivati. Siamo arrivati a Placa de Catalunya in catalano. Oppure Plaza Catalunya in spagnolo, insomma, Piazza Catalunya. Ok, comunque si chiami nel modo corretto. C'è da dire che è la piazza più conosciuta di Barcellona, da cui partono tutte le vie più famose e importanti della città, come la Rambla, conosciuta come la Via della Felicità, il Paseo della Gracia e la Rambla della Catalunya. Se venite a Barcellona vi ritroverete qui spesso anche come punto di scambio tra autobus e metro e ne prenderete tantissimi. Sì, in realtà ne abbiamo già presi tanti, non possiamo farvi vedere tutto. Questa piazza è stata inaugurata nel 1927 ed è stata decorata con molte statue. Ma quella che ci ha colpito di più è questa, chiamata proprio Barcellona. Vedete? Raffigura una donna a cavallo che sostiene un veliero. In realtà avremmo dovuto vederla anche dall'altra parte, ma vabbè, accontentiamoci. Da chi è stata creata? Da Frédéric Mares. E chi è, direte voi? Seguiteci nel video, perché ve lo faremo conoscere visitando un museo a lui dedicato. Il museo Frédéric Mares è un museo molto singolare, perché si trova quello che il grande scultore e collezionista è riuscito a raccogliere, ma in realtà ne ha riempiti di musei, non soltanto questo. Si trova in quello che era definito Palazzo Reale Maggiore. Ma adesso vediamo che cosa vi troviamo di così speciale. In una prima sala vi sono le sculture del mondo antico, dal V secolo a.C. fino al IV secolo d.C. Dalla sala 2 fino alla sala 5 vi troveremo tantissima arte romanica. Credetemi, è davvero impressionante. Ci sono opere in legno policromatico che raffigurano vergini e crocefissi, veramente, di ogni tipo. Notate l'aria molto severa della Vergine. La stessa serietà, determinazione, autorevolezza la ritroviamo nel Bambino. Difficilmente ci si ritrova davanti a queste figure divine con queste sembianze così particolarmente forti e determinate. Questo indipendentemente dalla grandezza della statua. Tutti abbiamo visto un crocefisso varie volte nella nostra vita, di solito piccolo, nelle case antiche o di solito nelle chiese. Qui siamo veramente catturate da una visione particolare del crocefisso, braccia strette o ampie o larghe, accompagnato da qualche discepolo, da qualche apostolo, o in visione vittoriosa dopo la sua ascesa al cielo.
sia, l'angelo Michele alla fine vince il male. Lasciata la scultura, la collezione continua. Troverete ben altre 17 sale dedicate a chiavi, serrature, maniglie e forbici, oggetti dedicati alle donne come ventagli, borse, pettini, diademe, collane ed orecchini. Sala intera dedicata ai fumatori, con pipe intagliate davvero in modo particolare. E tantissime scatole di fiammiferi. Una sala particolare viene dedicata a composizioni di fiore sotto campane di vetro, chiamate floreros de concha, una cosa che non avevo mai visto prima. E ancora collezioni dedicate alla fotografia, con foto d'epoca e macchine davvero d'altri tempi. Un'altra sala raccoglie numerose armi, sia armi bianche, balestre o armi da fuoco. Insomma, che dire, granellini? Se volete scoprire tutti i segreti di questo museo e se siete appassionati di collezione, dovete venire qui a Barcellona. Non ve ne pentirete. Grazia, è bello questo museo. E quanti chilometri a piedi. Ed sono solo i primi giorni. Mi è venuta una fame. Ma guarda, ma ci sono dei cuochi lì. Ma che cos'è? Sì, credo sia un ristorante, ma andiamo a vedere più da vicino. Ma non sono veri, sono delle statue. Che forti. Donne dell'alta società. Oh, ecco. Oh, che pregiata pasticceria. Grazie, però non è che possiamo sgarrare sempre. No, niente dolci. Beh, però qualcosa dovremmo pur mangiare, non credi? Beh, vedo dei grossi panini, potremmo dividerne uno. Che bontà e che fame! Dai, teniamoci leggere, la giornata è ancora piena, dobbiamo girare tanti video, vedere tante cose belle e condividerle con i nostri amici granellini. Sì, granellini, continuate a seguirci nel nostro itinerario, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Mi raccomando, attivate la campanella delle notifiche, ci saranno circa 2 video alla settimana dove vi faremo vedere questo stupendo viaggio a Barcellona e tutti gli altri che seguiranno. Un abbraccio, a presto granellini, ciao! Ciao granellini!